Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di handmade. Prima di vedere come si crea questo progetto vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente YouTube ci mette in contatto così voi non vi perdete nessun video che vado a caricare sul mio canale. Adesso vi dico l'occorrente per creare questa pochettina uguale identica. Vi servono del filato colorato, quello che avete in casa, potete anche comprarlo. Come minimo vi consiglio 3 colori, poi dopo decidete voi. Bisogna solo che il filato abbia lo stesso spessore. Poi una cerniera, guardate, e un pezzo di stoffa per foderarla. La mia borsina già pronta per l'uso, come vedete. Dopodiché decidete voi se la volete fare grande, quindi con il fondo molto piccolo, oppure volete ricreare un fondo molto più grande, non so, da 10 cm su 24. Insomma, l'avvio decidete voi quanto deve essere. Per quanto riguarda il multiplo e come si fa a lavorarlo, va bene per un progetto qualsiasi, ok? Sia per una canotta sia per una borsa. Io adesso la metto via e vediamo l'occorrente. Avete bisogno dell'uncinetto numero 3, di un paio di forbici e di filato colorato, come ho detto prima. Io ho raccolto tutto quello che avevo in casa dello stesso tipo, che ho il cotone ecologico, questo è il grigio, il senape, il rosa, il rosso, insomma tutti quelli che avevo in casa. Potete usare qualsiasi filato, mi raccomando, se utilizzate una lana molto sensibile o un acrilico molto sensibile, di mettere una fodera molto consistente che vi duri nel tempo. Avete bisogno anche di un ago piccolino e del filo per cucito. Io uso questo, è molto resistente e insomma utilizzate il filo che volete. Poi se ce l'avete in tinta con la cerniera ancora meglio. Io non ce l'ho, quindi andrò a utilizzare un filo nero. Oggi andremo a fare insieme un portacellulare, ma con lo stesso metodo che ho utilizzato per questa pochette. Praticamente questo è il mio telefono, lo metto, vedete, ci sta come cerniera, lo copre bene, quindi semplicemente il progetto sarà più corto rispetto a questi centimetri e più basso rispetto a questi altri. L'avvio sarà uguale identico perché comunque qui ho solo 2 righe di punto basso, non avevo bisogno di tanta larghezza, però nulla vi vieta di fare un bel fondo, come ho detto prima, magari largo 10 cm, lungo 24 e avviate la borsa molto più consistente. Mi raccomando, qualsiasi filato voi utilizzate a parte i cordini, di utilizzare una bella fodera per una borsa grande perché il cotone, l'acrilico, la lana col tempo cede. Detto ciò, iniziamo subito. Prendete il filato che desiderate, io ho preso il grigio, e vado ad avviare una catenella lunga multiplo di 6 più 3, quindi semplicemente andate a fare 1 2 3 4 5 6, poi di nuovo 1 2 3 4 5 6 fino ad arrivare alla lunghezza più o meno della cerniera. 1 2 3 4 5 e 6. Io vado a utilizzare il numero 3 perché essendo un portacellulare piccolino non ho bisogno di foderarlo, però per una borsa, se avete difficoltà col 3, potete aumentare. Intanto questo è un filato che io avevo in casa, quindi non sono stata a comprarlo, quindi voi adattate, mi raccomando, l'uncinetto al vostro filato. Vado a caricare la mia catenella. Ho caricato 39 catenelle per arrivare alla mia lunghezza, ne aggiungo un'altra che mi serve per iniziare il lavoro. Entro in quella appena fatta e vado a fare un giro di punto basso, quindi vado a riprendere tutte le mie catenelle. Quando arrivo in fondo vi faccio vedere come si fa a tornare indietro fino in fondo normalmente. Fate un punto catenella, rientrate qui e tornate su, quindi andate a fare un giro di punto basso a specchio entrando in ogni catenella disponibile. In realtà è molto facile perché avete la base dell'altra riga. Finiamo anche questa riga.
Finiamo anche gli ultimi 2 punti. Adesso semplicemente si taglia, lasciate un po' che lo nascondiamo nella prossima riga di lavoro e lo mettete, lasciate qua praticamente. Restando sempre sul davanti, sulla parte dietro io mi sono lasciato il cappietto, quindi sul davanti iniziamo con il prossimo colore. Potremo iniziare con questo bellissimo rosa. La scelta dei colori sta a voi decidere, non c'è un perché. Prima di continuare vi devo far notare una cosa. Io ho qui su questo lato 39 e su questo lato 39. Però voi direte ci sono pure i margini in mezzo. Ok, ci sono, però io cosa ho fatto? Quando sono andata qui nei margini a metterli ho messo 3 da una parte e 3 dall'altra, quindi il mio multiplo c'è già. È vero anche che se voi fate un fondo più largo, ok, lì dovete comunque tenere presente anche dei multipli sui margini, però nulla vi vieta di fare un piccolo aggiustamento di un giro completo dove andate a riprendere e avete praticamente tutti i multipli giusti. Allora io entro qua, prendo e faccio un punto catenella, ok, e mi avvio con 3 catenelle che sono praticamente il punto catenella e altre 2. Poi carico e entro qui in mezzo. Potete entrare sia nella maglia nel punto catenella fatto prima, ma sia dentro il lavoro. Ne facciamo la seconda maglia alta e qua facciamo il terzo punto alto. Adesso dobbiamo andare a fare 3 catenelle, 1 2 e 3. Però dovete tenere presente che qui nell'angolo io ho messo il multiplo 3 da una parte e mi serve il multiplo anche a questa parte, quindi inizio già a contare già da quella lavorata. Quindi 1 2 e 3. Nel quarto punto, che è questo, vado a lavorare un'altra maglia alta, una, poi un'altra ancora, 2 e 3. In pratica facciamo dei gruppi da 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, poi 3 catenelle, caricate, 1 2 3, quindi da adesso in poi non contiamo più il punto lavorato, vedete? Qui l'abbiamo fatto perché eravamo proprio sull'angolo, quindi questa qui dell'angolo e anche questa qua, poi ci abbiamo questa appena chiusa e l'altra, ci servono da contare 2 volte. È come quando si lavora nel fondo, che a volte per tenerlo dritto e che chiuda bene bisogna mantenerlo. Adesso mi mancano altre 2 maglie alte e concludo il punto. 3 catenelle, 1 2 3, nel quarto punto andiamo a fare la maglia alta. Questo è da fare per tutto il giro, quindi inizio da qua, vado qui in fondo, mi nascondo anche il cappietto e torno su. Vi farò vedere i punti più importanti, intanto dovete capire come si fanno. Vi faccio anche notare che come finisco io la riga qua me ne rimangono 1 2 3, che sono proprio le catenelle. Però essendo che l'angolo viene conteggiato 2 volte, entrate per far la prima maglia alta del margine, perché il mio margine è veramente piccolino, però se voi avevate, come ho detto all'inizio, un margine non so da 10 cm, sicuramente avete da lavorare un po' di più. Ok? Vedete che sono alla perfezione. Ho 3 maglie alte all'inizio e 3 maglie alte alla fine. Adesso è facilissimo, finite la riga. Andiamo a concludere la prima riga insieme. 1 2 3, questa è la terza catenella, maglia bassissima, tirate, camminate sulla seconda maglia alta, sempre maglia bassissima, tirate per bene, tagliate e facciamo già un paio di nodini, così nel prossimo giro quando
viene lavorato, semplicemente lo andiamo a nascondere nel lavoro e non dobbiamo stare a nasconderlo troppo con ago e filo. Io ho fatto in questa maniera, ho bloccato il tutto facendo semplicemente dei piccoli nodini. Poi se vi sembra più comodo farlo in seguito con l'ago, nulla vi vieta. Mi sono già preparata al prossimo colore, come vedete. Eccolo qua. Iniziamo la seconda riga colorata. Io inizio sempre dall'altra parte rispetto a dove ho finito, perché così ci portiamo avanti un po' di cappietti. Allora, entrate qui, caricate l'uncinetto, andate non a questa che è già lavorata ma da lui, quindi un punto sulla catenella iniziale con il grigio dove non è stato lavorato e andiamo a fare una maglia alta. Vedete? Fatela molto allungata, caricate, andate nel prossimo e fate una maglia alta, caricate, andate qui nell'angolo dove abbiamo il punto, che sono i 4 punti degli angoli che vengono praticamente divisi per due lati, sia per la lunghezza che per la larghezza. E queste sono 3 maglie alte. Abbiamo lavorato anche le 3 catenelle in mezzo. A questo punto andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle, caricate, saltate questi 3 punti alti e andiamo direttamente qua alla base dell'ultima maglia alta rosa. Fate la maglia alta, caricate, andiamo a lavorare anche gli altri 2 punti non lavorati. Questo ci permette di creare un punto canestro. Facciamo 3 catenelle, carichiamo, saltiamo questi 3 punti già lavorati, andiamo qui sul grigio, facciamo la maglia alta, entrate, la prendete larga, quindi il piedino della maglia alta, quindi la prima parte deve essere molto allungata. Nelle prime righe non si capisce molto il risultato finale, però fidatevi di me che è fantastico, poi tanto l'avete visto all'inizio del video. Adesso andiamo a finire anche questa seconda riga, avete capito come si lavora, ci ritroveremo per lavorare anche la terza. Concludiamo anche la seconda riga, quindi lavoro le mie ultime 3 catenelle e mi vado a chiudere qui sulla prima lavorata, quindi faccio un punto catenella, in realtà è un punto bassissimo, cammino nel prossimo punto bassissimo, dovete tagliare, ok? Come ho detto prima, io faccio così, nascondo tutto adesso e dopo non devo più perdere tempo a nasconderlo con l'ago. Qui è più facile perché li abbiamo già vicini, l'avvio, il cappietto d'avvio, quello di fine lavoro, di conseguenza un bel nodo, poi quando passiamo con il prossimo colore lo andiamo a nascondere. Guardate com'è carino, inizia già piano piano a prendere forma. Adesso proviamo col prossimo colore. Prendo questo bellissimo turchese. Ho finito qui la riga, mi sposto dall'altra parte perché mi trovo bene a lavorare in questa maniera. Prendete il cappietto, caricate l'uncinetto e andiamo a lavorare proprio qui all'inizio. Quindi entriamo nella prima maglia alta, che è quella delle catenelle di color rosa, entrate, eccola così, e andiamo a fare la prima maglia alta, poi caricate e andiamo a lavorare anche la seconda. Vedete che le 3 catenelle gialle rimangono all'interno, andiamo a lavorare anche la terza. Adesso che ci sono le 3 maglie alte già lavorate, quelle gialle, carichiamo l'uncinetto e andiamo a fare le catenelle, quindi le saltiamo queste 3.
ci spostiamo praticamente nel prossimo gruppo di maglie alte color fucsia, che sono una riga più indietro rispetto a quelle gialle. Quindi noi andiamo ad allungarci una riga sotto. Ecco perché vi dico la parte iniziale della maglia alta di farla abbastanza lunga. È normale che se volete un lavoro molto compatto, questa parte dovete lavorarla normalmente. Adesso andiamo a fare 1 2 3 catenelle che salta il gruppo di maglie alte gialle. Andiamo a lavorare su una riga sotto, quindi sul color fucsia, e facciamo 3 maglie alte ed è facilissimo. Ok, prossima riga, quindi la quarta, prendiamo anche un altro colore tipo questo verde acido, andremo a lavorare su la riga gialla e salteremo le 3 maglie alte turchesi e andremo a lavorare questo gruppo qua. Quindi è un sistema che si ripete. Vedete, il lila facevo 3 catenelle, andavo e mi mettevo a lavorare sul rosso, non sul blu. Quando ho preso il giallo sono andata a lavorare sul blu e non sul lila. Vedete, sembra un po' un incastro, ma perché il lavoro è fatto così. Io adesso andrò a fare un po' di righe giusto per arrivare all'altezza del mio telefono che ci stia dentro, dopodiché andremo a riprendere il tutto insieme, così vi faccio vedere, e magari vi faccio vedere anche come si fa a cucire la cerniera. Questa è una cerniera molto piccola, molto carina, però comunque io ho scelto la variante di lavorare da qui a fare il portacellulare. Nulla vi vieta di andare a lavorare da questa parte e lo inserite e poi lo chiudete con un bottone. Sono andata avanti con il lavoro così come vi avevo detto, e a questo punto, dopo essere arrivata a un'altezza più che sufficiente per il mio telefono, che adesso lo prendo e ve lo faccio anche provare, ok, guardatelo, poi ricordatevi che comunque è un lavoro all'uncinetto, quindi è molto elastico. Vedete, il telefono ci sta divinamente. Andiamo a fare l'ultima riga dove andremo anche a sistemare la differenza qui tra le righe, perché questa è leggermente più alta rispetto alle catenelle. Non vi preoccupate, vi spiego tutto. Prendo il filato grigio per rimanere comunque in tinta per quanto riguarda il fondo, quindi concludo con il grigio, ma voi potete utilizzare i colori che più preferite. Allora io vado proprio sul margine, quindi faccio l'asola più carico l'uncinetto, entro qua in questa seconda maglia alta di questo gruppo da 3 e vado a fare una maglia alta, carico, vado a fare anche la seconda maglia alta. Ok, adesso qui invece di fare le catenelle andiamo a lavorarci. In che modo? Semplicemente faccio dei punti bassi, quindi 1 2 e 3. Quando ho lo spazietto vado a lavorare normalmente andando sotto e facendo questa maglia allungata. Vedete? Sono quasi alla pari. Questo è un primo giro, ne faremo un altro per sistemarlo per bene, quindi adesso vado a concludere questo giro. Ho fatto tutto il giro, adesso andiamo a concluderlo facendo un punto basso qui dove c'è il verde. Qua vi ricordate che ci manca un punto, quindi carichiamo, andiamo a fare anche questo punto alto. Qui ci chiudiamo con una maglia bassissima, ok, e prima di continuare con un altro giro dobbiamo fare una cosa per chi volesse. Allora io mi farò un gancio al polso, nel senso che se ho bisogno per fare una passeggiata me lo metto sul polso, ok, quindi vado a fare queste catenelle che sarà un'asola gigante dove riusciamo a indossarlo, però se non vi piace come idea potete omettere questa parte.
andate a farne un po' giusto per riuscire a indossarlo, non c'è un numero preciso. Controllate, no, è ancora piccolina. È normale che chi lo vuole utilizzare giusto per la borsa non abbia necessità di questa cosa. Direi che ci siamo, è facile da indossare. Ok, chi ha scelto questa variante e l'ha fatta, quindi la catenella. Adesso andiamo sempre qua dove ci siamo chiusi con la maglia bassissima a chiudere la riga. Io sto guardando di portarmi su anche il cappietto iniziale, così evito di doverlo nascondere dopo. Eccolo qua. Quindi ci chiudiamo di nuovo con una maglia bassissima. Adesso facciamo un punto catenella, guardate questa, e andiamo a fare un altro giro di punto basso. Quindi semplicemente si entra in ogni punto e facciamo un punto basso, perché vi faccio notare che qua con questo giro di contorno vedete che non è veramente liscia. Con quest'ultimo giro di punto basso non ci saranno più queste curve qui, quindi sarà molto più dritto. Vado a farlo e ci ritroviamo per ripassare questa, anche se secondo me non è necessario perché comunque è abbastanza resistente, però magari non dico un giro di maglia bassa, ma magari maglia bassissima, vedremo. E dopodiché ci ritroviamo per cucire la cerniera. Ho fatto anche il secondo giro a maglia bassa, scusate, e vedete come sono molto più dritti i lineamenti. Allora andiamo a finire anche questi ultimi due, 1 e 2. Qui ci siamo chiusi con la maglia bassissima, facciamo la stessa cosa, ok, come nella riga precedente. E per chi abbia fatto quest'asola la andiamo a ripassare a maglia bassissima, quindi semplicemente entrate in ogni catenella, maglia bassissima, oppure se preferite maglia bassa oppure maglia alta, decidete voi come la volete ripassare. Io la ripasso maglia bassissima perché credo che sia giusto che sia un po' piccolina, non molto visibile, però sono gusti. Finisco questo e vado a tagliare il filo, dopodiché lo nascondete con un ago. Ci ritroviamo quindi per fare la cucitura della cerniera. Ho messo il lavoro a rovescio, quindi questa qui all'interno è la parte bella, questa è la parte brutta, ok? Quindi mettetelo a rovescio e io cerco di non aiutarmi con gli spilli, però se voi avete necessità potete farlo. Prendiamo la cerniera, lo mettete con la parte insomma che si apre bella sotto, ok, in questa maniera, e andiamo a fare dei punti con l'ago. Mi ripeto, se avete necessità dei spilli utilizzateli, io cercherò di non utilizzarli. Mi sono già preparata il filo, eccolo qua, scusate mi è caduto, eccolo qua, ho fatto già il nodino che è qui in fondo. Allora vado semplicemente a entrare qua dove c'è il punto basso e mi prendo il filo dove ho fatto il punto, il nodino, scusate, entro e blocco tutto. Allora iniziamo, quindi vado nel lavoro e vado anche nella cerniera e vado pari passo, mi metto il filo davanti così non tira e chiudo. Vedete che il mio filo è un po' rigido, sembra molto plastificato, quindi mi piace un sacco perché è molto molto resistente, però è un po' faticoso da utilizzare perché succede che spesso e volentieri fa il nodo
bisogna stare attenti, fare dei movimenti lenti. Entro in ogni punto basso e vado a fare praticamente la cucitura. Vado fino in fondo, vado a farlo anche nell'altro lato, poi ci troveremo dove è finita. Eccola qui, la cucitura è fatta, non essendoci la fodera è tutta visibile, però non fa niente. Adesso cercate di aprire la cerniera, giriamolo sul davanti, eccolo qua. Qui la cerniera è leggermente più piccolina, però non fa niente, ed eccola qui, il mio portacellulare. Se non vi piace questa idea, sapete che potete fare tutto quello che vi ho proposto prima, e quindi decidete voi alla fine se fate il portacellulare come il mio, che è questo, che potete portarlo al polso oppure normalmente, oppure potete fare una borsa, sempre partendo dal fondo. Mi raccomando il multiplo, mi raccomando, se utilizzate un filato non molto resistente, di utilizzare una fodera molto resistente, e insomma vi dovete divertire. Non vedo l'ora di vedere cosa andrete a creare. Se casomai è una tecnica che vi piace tantissimo, però vedete che avete difficoltà, mi raccomando scrivetemelo nei commenti, cercherò di creare, perché no, una borsa magari nel periodo invernale o anche il prossimo anno dalla base, con il punto, cioè da riprendere il fondo, se lo facciamo in ecopele. Se ce lo creiamo da sole lo farò io, e andiamo a creare un progetto molto più importante. Mi piace un sacco questo punto, mi piacerebbe anche vederlo a tinta unita, che sicuramente mi tenta a fare qualcosa, insomma non vedo altro, cioè non aspetto altro di vedere i vostri commenti e di sapere cosa ne pensate. Io sono molto contenta del risultato. La cerniera come vedete è leggermente piccolina rispetto al progetto, però va bene, l'idea c'è, che l'avete capita. Poi qua magari farò un piccolo aggiustamento con un po' di filo grigio, faccio un paio di maglie alte che così lo nascondo sia qui che all'inizio, e sicuramente si risolve. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.